Filtri a effetti, diffrattori, scompongono lo spettro luminoso della luce diurna, meglio, ma forse anche altre sorgenti, quale possiamo vedere sulle finestre, altrimenti su luci puntiformi. Galaxy della Cocaine si può anche muovere. Diffrattore Cosmos della Cocaine, già così si capisce, è molto forte. Probabilmente non ci può essere, ma orientabile, però ecco, difficile con un soggetto umano. Beh, certamente non un primo piano. Ecco, questo è. E chiaro, anche lui si può muovere, lo capite anche quando è rotondo, perché nel portafiltri, diciamo con quest'altro che è meno forte, nel portafiltri potete orientarlo. E qua siamo sui cross screen, sono fatti di un reticolo che determina la quantità di raggi. Qua però a diaframma aperto è un po' strano. Bisognerebbe lavorare con un medio tele a diaframma più chiuso e con sorgenti di luce puntiforme, però se vi piace. Passiamo ai filtri prismatici, con cui si possono fare tante cose. Adesso con un iPad non è semplice. Questo è proprio un grosso e bel prisma, sì, è in resina, anche questo della Cocaine, comunque vedete le dimensioni notevoli, è semplicemente un prisma. Ci ho pensato, per l'esattezza questi filtri non sono filtri, sono aggiuntivi ottici, perché hanno, vedete, questo qua ha una mezza lente e il buco. Invece quello dell'Ambico è fatto similare, cioè una mezza lente e invece, vedete il riflesso, un filtro neutro. Quindi un prisma in vetro, fra l'altro, ha 6 facce, brillano, e una mezza lente. Aggiuntivi ottici, no filtri, così come anche il prisma che vi ho già mostrato. Ultimi 3 filtri ad effetto. Questo è lo spot incolore, ha un cerchio vuoto in mezzo e un potente diffusore intorno. Dreams è una sottile lamina anche qua di resina, più sottile degli altri filtri, con foro centrale e forellini intorno. Dovrebbe dare un che di sfocato effetto mosso intorno, da usare con teleobiettivi per ritratti, oggetti e cose simili. Il polarizzatore. Mi sono messo in una zona dove entra luce naturale per mostrarvi invece, al di là del polarizzatore lineare normale, di cui c'è qualche esempio in sovraimpressione, che comunque ha una sua densità variabile, i polarizzatori colorati. Questo è un polarizzatore rosso e questi qua invece li vediamo dopo, hanno addirittura 2 colori. Questi lavorano con la polarizzazione incrociata. Guardate sul foglio qua, così è quasi nulla e così sto portando invece il rosso alla massima saturazione possibile con questo polarizzatore. È interessante perché potete regolare la densità, potete farlo anche in diretta, su un filmato, altro che Photoshop. Controllo in diretta su un filmato, voglio vedere se si può fare con il software.
Adesso invece proviamo con un polarizzatore che ha due colori. Questo qua ad esempio dovrebbe essere dov'è? Purple Orange. Ecco il purple, ecco l'orange, con la luce che mi entra da una finestra. La serie che ho trovato io di polarizzatori a due colori c'è il 170 Red Green, 171 Red Blue, 172 Purple Orange, 173 Blue Yellow. Mentre invece quelli a un solo colore abbiamo il 161 Red, 162 Blu, 163 Giallo. Ricordatevi che devono sempre lavorare insieme a un polarizzatore lineare e l'effetto è da 0 a una certa densità. Ho visto minore di quelli a due colori.